Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, la Lancia Stratos HF, livrea all'Italia, del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, edizione Centauria in scala 1:8, uscita numero 24. Il numero è davvero molto semplice. All'interno troviamo il pneumatico anteriore cerchione, ma prima di questo andiamo a dare almeno possibilità a chi lo desidera di dare lettura di queste due mezze pagine che sono importantissime e che hanno anch'esse contribuito alla storia di questo marchio e di questa auto, con tutto quello che chiaramente è compreso: piloti, meccanici, collaboratori, tutti. Io ritengo che sia molto importante anche conoscere la storia del modello. Ecco qui, molto semplice. Peccato che, come dico spesso quando faccio i video della Lancia Stratos, ci sia veramente poca storia scritta, quando in realtà non è così. Ci sarebbe tanto da scrivere. Allora, andiamo a vedere quello che troviamo all'interno. È un ripetersi del primo montaggio, dove abbiamo fatto già la ruota da poi mettere sotto il cofano, la ruota di scorta. Contrariamente a quello che credevo, viste le immagini anche sulla presentazione del modello da parte della Centauria, dove appunto ci vengono riprodotte delle foto del modello con le scritte bianche, qui non le abbiamo. Ecco, pensavo che non fosse stata messa nella prima uscita in quanto ruota di scorta, ma qui non le abbiamo. Ma non vi dovete preoccupare, perché se avete soltanto un po' di voglia di andare a guardare qualche gara, quasi nessuna aveva le scritte in bianco, quindi il modello, a mio parere, è fedele. Il battistrada è molto carino, fatto bene. C'è chi decide di seppiarlo con una carta sottile, una 600, una 800, una 1000. È una scelta vostra. Il modello è vostro, fate quello che più desiderate. Se avete piacere, sappiate che io ho un gruppo su Facebook, uno in realtà per ogni modello che sto costruendo, quindi sto costruendo 6 modelli tra armature, robot e auto. Se avete piacere, andate e iscrivetevi su Facebook, così da creare una socializzazione tra appassionati e amanti del bel modellismo, con idee, consigli e, perché no, future amicizie. Allora, all'interno troviamo il cerchione interno che è in metallo con la sua valvola, attenzione a non danneggiarla, la scritta Campagnolo. Poi troviamo il cerchione esterno che è in plastica e il pneumatico con una serie di viti CM da avvitare nel metallo. Qui possiamo usare un lubrificante per crearci i filetti, e queste che vedete sono le guarnizioni di battuta tra la vite e il cerchione una volta che andremo a fissare al mozzo la nostra ruota. Bene, come già detto, montaggio semplicissimo. Andrò semplicemente cercando il lubrificante, eccolo qua. Andrò semplicemente a bagnare una delle viti presenti basterà bagnarne solo una
e con la stessa vite crearsi tutti e tre i filetti. Quando sentirete che la vite è arrivata in fondo, fermatevi immediatamente, non insistete, perché potrebbe accadere che passate con la vite dall'altra parte e non è il caso. Alla fine di questo montaggio farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero 24. Andiamo a pulire gli eventuali residui di grasso, perché io il consiglio che vi do è quello di evitare che qualsiasi lubrificante tocchi delle parti in plastica, perché non sono plastiche teflonate e col tempo potrebbero idratarsi sotto il lubrificante e crearsi delle rotture. Bene, guardate il vostro pneumatico dove è più carino, vedete qua è più lucido, qua è più opaco, si vede chiaramente, quindi metterò in questa maniera e nell'unico modo possibile, che è questo, la parte esterna del cerchione. Ecco qua. Anzi, interna. Bene, andiamo adesso a metterci la prima vite, giriamo il cacciavite al contrario, questo solo se avrete creato il filetto. Quando sentite il rumore possiamo avvitare. Ecco qui. Intanto ringrazio tutte le persone iscritte al canale, le persone che decideranno di iscriversi e tutti voi ragazzi che mi visualizzate e permettete al mio canale ancora oggi e spero anche in futuro di avere vita. Grazie. Non stringete tutto subito, ricordatevi sempre, è bene che stringiate le viti solo alla fine, quando avrete messo l'ultima vite necessaria in quella sessione di montaggio. Controllate e potrete stringere. Un po' da una parte e un po' dall'altra, non tutto subito da una parte sola, non si fa mai. Potrà succedervi che quando farete questo lavoro si possa crepare della vernice gialla qui e andarvi via dal cerchione. Perché? Perché la vernice, essendo poco elastica rispetto alla plastica, quando subisce una flessione si crepa. Non vi preoccupate perché prima di tutto è coperto, ma qualora voleste come si può dire, scusatemi, stavo pensando a 100 cose, qualora voleste intervenire, basterà, come ho già detto nei filmati precedenti, quando sono andato a montare la prima ruota, usare il giallo numero 69 della Umbrol Enamel. Sono quei cilindretti di vernice per modellisti. Attenzione anche perché se non vi siete creati il filetto può succedere che possiate, stringendo troppo, danneggiare la parte in plastica dove va inserita la vite, quindi non esagerate. Bene, guardate, abbiamo già finito, molto semplice. Adesso metto un attimo in pausa e andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino a questo numero, il 24. Eccoci qua. Questo è quello che abbiamo montato fino al numero 24 di questa splendida e leggendaria, vera e unica regina dei rally, la Lancia Stratos all'Italia. Qui abbiamo le due ruote,
anteriori, quelle posteriori saranno minimo larghe 1,5 volte queste, e poi sapete che io amo far vedere il particolare, guardate la scritta all'interno, Carello, le parabole a me sembrano addirittura in vetro, ovviamente sono in plastica, ma chi le ha riprodotte è veramente un genio, un genio. Io non ho mai visto niente di più perfetto nella riproduzione di parabole su modellismo. Qui abbiamo il cavetto, che è quello che alimenterà i 4 LED già presenti all'interno. Questo è il gruppo fari secondario, copertura del gruppo fari secondario, eccolo qui, eccola qui, volante in metallo verniciato, date un'occhiata, guardate la linea che separa il verde dal bianco, ditemi voi se non è perfetta. Questi sono i ganci metallici dove poi successivamente andremo a mettere gli elastici che ci sono stati dati nell'uscita numero 2 e che permetteranno alla copertura gruppo fari secondari di rimanere in posizione corretta. Questo è il foro dove poi andremo ad inserire questo spinotto per l'alimentazione. Abbiamo la retina completamente in metallo, così come questa sotto, targa storica Torino, guardate anche il gruppo fari primario, che meraviglia. E come ho già detto più volte, l'unico, diciamo, neo, ma non ci vuole nulla veramente se qualcuno desidera poi intervenire, è la mancanza del verde in questo punto. Vedete che viene interrotta la linea verde? Ecco, è stata, diciamo, omessa della vernice qui, ma non vi preoccupate per quanto vi ho appena detto. Questa è una targhetta in alluminio verniciato. Successivamente alla vincita del rallye, alla vittoria del Rallye di Montecarlo del 1976, nonché del campionato mondiale del 1975. Ecco qua, questo è l'interno, diciamo, la parte sottostante del cofano anteriore. Questa è la prolunga dei fari secondari e questa poi sarà quella che porterà l'alimentazione al gruppo fari primario. Questi fori che vedete sono i fori dove poi andranno a combaciare sia questo tubo che questo, che nella macchina reale poi chiaramente con la velocità porta aria e la trasferisce attraverso i tubi ai dischi ventilati per il raffreddamento. E poi abbiamo tutto quello che abbiamo già montato, eccolo qui, ammortizzatori anteriori, dischi, pastiglie e sterzo che finalmente non fa più rumore. Andate a vedere la modifica che ho eseguito per evitare appunto che potessero queste righe che riproducono il soffietto, ve le faccio vedere, queste che nella macchina reale
coprono un pistone dalla polvere per evitare che i paraoli e i cortecchi si possano danneggiare, causando così la fuoriuscita dell'olio. Questo è riprodotto in metallo rigato e quindi andava a battere dentro il collarino, che oltre a provocare quel rumore fastidioso, anche se non ci dobbiamo giocare, era più difficoltoso andare ad agire sullo sterzo, mentre invece adesso, guardate, molto semplice e non fa alcun rumore. E poi abbiamo il motore, bellissimo, riprodotto a mio parere in maniera molto fedele. Certo, ragazzi, si può sempre fare di più, ma qui siamo dinanzi a un modellino che è fatto così e uno può decidere se migliorarlo o meno. Io trovo che per essere un modellino è fatto veramente bene. Una sola cosa, mi sento di consigliarvi di bloccarvi tutti i tubi di qualsiasi modello andrete a montare con il collante. Usate voi quello più che riterrete più idoneo, ma non usate assolutamente la Loctite cianoacrilico, ok? L'attack non lo usate, perché l'attack cristallizza e spacca le plastiche. Non lo usate, oltre anche a far diventare opaca tutta la parte vicino a causa proprio della reazione dell'acido cianoacrilico. Quindi non lo usate, ci sono delle colle specifiche, usate quelle per il modellismo. Questo vi servirà soprattutto in modelli come la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, che ci sono tantissimi tubi, e quando cominciano con l'escursione termica tra caldo e freddo a sfilarsi, andare a cercare dove vanno messi e riuscire a trovare il punto, diciamo, corretto, non è così semplice. Bene, a questo punto Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi ringrazia delle visualizzazioni, delle iscrizioni. Grazie ragazzi. Mi auguro che decidiate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Però non mancate, perché, guardate qui, eccolo, abbiamo anche il numero 25, quindi seguirà anche la sessione di montaggio per questo numero 25. Bene, io ringrazio voi, un saluto cari iscritti, a tutti voi che siete la vita del mio canale, e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ciao e arrivederci al prossimo video da Michele.